Allora, guardate, questa andremo a farla in più modi. Vi mostro il primo approccio, quello più studiato, diciamo. Quindi, che cosa faccio? Cerco di spostarmi proprio tutto da un lato. Quindi, questo 3x-1 al quadrato lo porto a sinistra. Quindi vedete che cosa mi rimane? Anzi no, faccio il contrario. Porto queste due cose a destra. Quindi avrò 0 uguale 3x-1 tutto al quadrato meno 3x-1 che moltiplica 3x più 1. Arrivati a questo punto, che cosa noto? Beh, c'è sicuramente qualcosa che si ripete. Questo qualcosa che si ripete è dato da questo 3x meno 1. Quindi che cosa faccio? Vado a raccoglierlo. Quindi ho 3x meno 1, lo raccolgo a parte, e poi qui ce ne sono due, come mi suggerisce questo esponente. Quindi che cosa vorrà dire? Vorrà dire proprio che un pezzo mi rimane, cioè mi rimane un 3x meno 1. Poi qui c'ho un segno meno, il 3x meno 1 l'ho raccolto, e che cosa mi rimane? Mi rimane quel 3x più 1, ma siccome c'è il segno meno davanti diventa negativo, quindi diventa meno 3x meno 1. Ok, sono arrivato qui, no? E che cosa noto dentro questa parentesi? Che c'ho un 3x meno un 3x, ok? Allora questi due si distruggono tra di loro e poi mi rimane un meno 2, quindi mi rimane meno 2 che moltiplica 3x meno 1. Ma attenzione, se guardo l'equazione, quindi guardo l'inizio e la fine, scopro quindi che questo pezzo qui deve essere uguale a 0. E allora che vuol dire? Vuol dire che o questo pezzo qui, il meno 2, o questo pezzo qui, il 3x meno 1, devono essere uguali a 0. Ma ovviamente meno 2 non può essere uguale a 0, perché meno 2 vale meno 2, non c'ha altri valori. E allora deve succedere che 0 deve essere uguale a 3x meno 1. Ok, allora io il meno 1 me lo porto a sinistra, in questo modo diventa 1 uguale a 3x. Divido tutto per 3 e scopro che quindi un terzo è la mia soluzione. Questo è il modo, diciamo, più smart che esiste per fare questo esercizio, cioè andare a raccogliere per poi semplificare. Ora andiamolo a vedere in un altro modo. L'altro modo è quello che, diciamo, va ad utilizzare e quindi a ricordarsi dei vari prodotti notevoli, cioè mi devo ricordare come è fatta una differenza di quadrati e come è fatto il quadrato di un binomio. Allora, la differenza di quadrati mi diceva che a alla seconda meno b alla seconda è proprio uguale alla somma per la differenza. Quindi se applico questo concetto qui, cosa scopro? Che mi deve uscire il quadrato del primo, quindi 9x quadro, meno il quadrato del secondo. Il quadrato del secondo è 1. Adesso vado a sviluppare l'altra, come? Con il quadrato di binomio. Il quadrato di binomio invece che cosa diceva? Diceva che se ho a più b tutto alla seconda, allora devo mettere il quadrato del primo, il quadrato del secondo e poi devo mettere anche il loro doppio prodotto. Quindi nel mio caso cosa succede? Che devo mettere il quadrato di 3x, che è 9x alla seconda, il quadrato dell'ultimo, che è 1, il doppio prodotto, che quindi è meno 6x. Ok, allora l'uguale mi dice adesso che questa cosa qui deve essere uguale a questa cosa qui. Ok, perfetto. Allora questo che cosa mi dice? Che sicuramente 9x quadro si semplifica con 9x quadro e poi rimane da uguagliare meno 1 a più 1 e meno 6x. Quindi ho meno 1 uguale ad 1 meno 6x. Ok, quindi prendo il meno 1, cioè, scusate, prendo l'1, lo porto a sinistra e diventa meno 1. Meno 1 e meno 1 mi dà meno 2. Qui rimane meno 6x. Ok, divido tutto per meno 6 e ottengo che meno 2 fratto meno 6 deve essere uguale ad x. Meno 2 e si semplifica col meno 6, intanto cancello il segno e poi 2 con 6 cosa mi rimane? Mi rimane un terzo. E quindi avete visto un altro approccio per risolvere quest'altra. Può darsi che ce ne sarebbe ancora un altro, nel senso che parto da qui, lo ricopio. L'altro metodo è quello di andare magari a fare le condizioni di esistenza, cioè mi devo garantire che
se per esempio voglio semplificare tutto per 3x meno 1, deve essere che 3x meno 1 deve essere diverso da 0. Quindi sposto l'1 dall'altra parte e ottengo x diverso da 1, x diverso da 1/3. Ecco, in questo modo non posso procedere, perché la cosa che uno vorrebbe fare all'inizio subito dice: ah, ok, ma sai che mi sto accorgendo che questo è uguale a questo? Allora cosa faccio? Divido tutto per questo e qui semplifico. E cosa mi rimane? Mi rimane 3x più 1 uguale a 3x meno 1. Ma se faccio così, 3x si distrugge con 3x e mi esce che 1 è uguale a meno 1, che non è vero. Quindi, se uno pensava di procedere in questo modo e semplificare subito, errore. Quindi c'è questo modo, che secondo me è il più lungo, quello usando i prodotti notevoli, e poi c'è quest'altro che si basa sul raccoglimento. Scegliete pure, diciamo, quale vi piace di più.